Buongiorno, proseguiamo con la telenovela che abbiamo iniziato nel video precedente, la telenovela della famiglia di Abramo, quella famiglia che sarebbe stata scelta da Yahweh, il cosiddetto Dio, per iniziare quella che viene chiamata la storia della salvezza dell'uomo. E insomma io devo dire che francamente l'abbiamo già visto l'altra volta, mi sarei aspettato un altro tipo di scelta, ma la volontà di Dio è insondabile, quindi la accettiamo e non facciamo altro che prenderne atto. Siamo arrivati la volta scorsa alla vicenda di Sodoma e Gomorra, quindi alla salvezza di Lot, a ciò che hanno fatto le figlie di Lot con il padre, e adesso il problema che si pone è che la telenovela, per poter proseguire, ha bisogno di una famiglia vera, cioè di una famiglia che abbia una progenie. Il problema è che Sara era sterile. E allora cosa si fa? Sara dice, a questo punto io sono sterile, dice ad Abramo, puoi fare un figlio con la mia serva Agar. E in effetti, quindi Abramo si unisce con la serva Agar, che probabilmente non era tanto una serva quanto forse una principessa egiziana, appartenente quindi a qualche famiglia nobiliare egiziana, perché questo serviva per creare le alleanze, ed ha un figlio che si chiama Ismaele, Ismaele che è considerato il capostipite di tutti gli arabi. Questa Agar però insomma, capisce che quindi la progenie di Abramo dipende da lei, si insuperbisce, comincia a maltrattare Sara e Sara la fa cacciare. La fa cacciare però, insomma, Yahweh non si dimentica di questo discendente di Abramo, di Ismaele, quindi anche a lui rivolge la promessa di far derivare da lui un popolo numerosissimo e in effetti devo dire che se Ismaele effettivamente lo vogliamo considerare il capostipite degli arabi, la promessa è stata mantenuta. Poi però questo non bastava, cioè Abramo voleva una discendenza diretta dalla sua moglie ufficiale. E così succede che Yahweh visita Sara. Ora, questo visita può avere tutti i significati che volete. Non era un fare visita, semplicemente perché subito dopo la visita di Yahweh, Sara rimane incinta e quindi poi ha un figlio che si chiama Isacco. Ora, su questo figlio Isacco si è dibattuto per molto tempo. Ci sono anche a partire dal suo nome che rimanda al riso. Ora la Bibbia dà una spiegazione perché Sara dice tutti rideranno di me perché insomma in sostanza io sono rimasta incinta ad una età molto avanzata. Per altri invece rimanda al fatto che questo Isacco forse non era, come dire, completamente sano dal punto di vista psicofisico. E peraltro, diciamo, questo aspetto della particolare della figura di Isacco potrebbe anche, dico potrebbe col condizionale ovviamente perché è un tema molto delicato, spiegare il fatto che Isacco poteva quasi essere considerato sacrificabile, tant'è che nel capitolo 22 della Genesi Dio insomma, mette alla prova Abramo, nel senso che gli chiede di sacrificargli il figlio. E Abramo, mi viene da dire, non batte ciglio, cioè pur di dimostrare la sua fedeltà totale, assoluta al suo comandante, è disposto ad uccidere suo figlio e a bruciarlo su una pira. Poi Yahweh, una volta verificata questa disponibilità, quindi questa fedeltà totale di Abramo, manda un suo inviato, cioè un suo malach, quindi un suo angelo, così come normalmente viene tradotto, che ferma Abramo e gli dice ho visto in sostanza che tu mi sei fedele, quindi mi è sufficiente così e quindi la vita di Isacco viene salvata anche perché dice l'esegese ebraica quando Isacco stava per essere sacrificato aveva già intorno ai 30 anni e quindi insomma era già avanzato con l'età, non era soltanto un bambinetto. Inoltre la cosa strana da rimarcare è questa, che Abramo
sembra non manifestare la minima intenzione di ribellarsi appunto a questa richiesta veramente assurda da parte di Yahweh, perché gli ha dato il figlio che era il suo primogenito e gli chiede di ucciderlo. Quindi di nuovo Yahweh rimette in discussione la figliolanza e quindi la discendenza di Abramo e quindi la sua stessa promessa di dargli una progenie infinita, insomma numerosa come la sabbia che si trova nel deserto. E questo però fa pensare al comportamento che Abramo ha tenuto, l'abbiamo visto nel video precedente, quando si trattava di salvare le persone che si trovavano a Sodoma e Gomorra. Ricorderete che Abramo mette in atto una trattativa con Yahweh dicendo: ma se troviamo 50 giusti, se ne troviamo 30, 20, 10, non sei disposto a salvare tutta la città? E quindi siamo di fronte ad un Abramo che entra in trattativa con Yahweh pur di salvare degli alleati militari all'interno della città di Sodoma, della città di Gomorra, ma non batte ciglio quando si tratta invece di mettere fine alla vita del suo primogenito. E quindi questo ancora una volta la dice lunga sui comportamenti di questa famiglia, sugli atteggiamenti che sono quantomeno strani, quantomeno discutibili, almeno dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista pratico e quindi insomma non propriamente esemplari. Sta di fatto che Abramo non manda, quando Isacco arriva all'età in cui si deve sposare, non manda lui a cercarsi moglie, ma manda il suo servo, quello più fidato, quello più anziano, e lo manda ovviamente nella famiglia di origine, là dove stavano ancora il fratello e i nipoti di Abramo. Lo manda e questo servo trova una ragazza che si chiama Rebecca. La riconosce che è la persona giusta, la persona che Yahweh avrebbe fatto trovare a lui, e allora la porta dalla famiglia di Abramo, cioè la riporta là dove c'era Isacco, perché Isacco finalmente si possa sposare. Nel frattempo muore Sara e allora Abramo prende un'altra concubina che si chiama Keturah, da cui ha tutta una serie di figli, tra i quali Madian, da cui derivano i Madianiti, di cui abbiamo parlato altre volte. I Madianiti erano quindi cugini degli Israeliti. I Madianiti vengono da alcuni studiosi in sostanza identificati anche come gli arabi, ma la cosa interessante è che all'interno di questo grande amore che regnava tra questo clan familiare, ho già raccontato altre volte come le lotte tra gli israeliti e i madianiti fossero continue e come ad un certo punto Yahweh abbia dato l'ordine di annientare totalmente i madianiti. Quindi devo dire una gran bella famiglia, vigevano dei gran bei rapporti. Quando noi ci lamentiamo e vediamo fratelli e sorelle o cugini che litigano, dobbiamo dire che la Bibbia questo l'ha vissuto all'ennesima potenza, quindi possiamo stare assolutamente tranquilli. Comunque Isacco sposa Rebecca e nascono i due famosissimi gemelli, cioè Giacobbe ed Esaù. Esaù è il primogenito, io nel libro ho documentato come probabilmente il primogenito vero fosse Giacobbe, ma non ha importanza. Esaù nasce per primo, quindi la Bibbia lo considera il primogenito e quindi è quello che avrebbe diritto a godere di tutti i privilegi della primogenitura. Però Rebecca amava Giacobbe e quindi non si fa scrupolo di questo discorso della primogenitura. È vero, c'è tutta la storia della vendita della primogenitura per un piatto di lenticchie, ma questo poi la Bibbia stessa ci dice che non contava. Ciò che contava era la benedizione, ricordiamo sempre, benedizione significa dare ricchezza, dare benessere materiale, la benedizione che il padre dava al figlio.
E allora all'interno di questo amore familiare che regnava, siccome Rebecca amava Giacobbe, Rebecca e Giacobbe decidono di ingannare il padre, cioè di ingannare rispettivamente il marito e il padre, cioè Isacco. E cosa fanno? Approfittano del fatto che Esaù è fuori per la caccia, per procurare quell'animale che Isacco gli aveva chiesto per preparare il sacrificio e dargli la benedizione e conferire a lui la primogenitura, approfitta di questa lontananza e Rebecca, attraverso la pelle di un capretto e facendo indossare a Giacobbe i vestiti di Esaù, lo porta dal padre, gli dice: ecco, qui c'è l'animale che mi hai chiesto. Il padre, che era ormai diventato cieco e forse anche, ripeto, non completamente capace di controllare tutte le sue facoltà, si lascia ingannare e concede la primogenitura a Giacobbe. Quindi moglie e figlio ingannano tranquillamente il padre pur di accaparrarsi tutte le ricchezze e tutti i beni. Direi che le lotte per l'eredità sono all'ordine del giorno da sempre. La Bibbia non fa eccezione, anche se teoricamente quella famiglia scelta da Dio dovrebbe essere una famiglia esemplare. Non lo era, assolutamente. Allora Giacobbe riceve la benedizione, cioè riceve in eredità tutte le ricchezze di Isacco, tutti i beni di Isacco. Quando Esaù ritorna, si accorge dell'inganno, si arrabbia e Giacobbe è costretto a scappare, perché altrimenti il caro fratello Esaù lo uccide per essere stato ingannato. Peraltro qui c'è una vicenda che è quantomeno curiosa in termini di elargizione di benedizioni. Quando Esaù appunto viene a sapere dal padre Isacco che tutta la benedizione, cioè tutta la primogenitura è stata data a Giacobbe a causa di questo inganno, e Esaù chiede al padre: ma non hai un po' di benedizione per me? Cioè non ti è avanzato un po' di benedizione? Non hai più nulla per me? E il padre gli dice: no, ho dato tutto a tuo fratello. Ora questo ci dice chiaramente, senza possibilità di equivoco, che la benedizione era un bene materiale e che quindi era stato dato tutto in modo formale e quindi, come dire, irrevocabile al fratello Giacobbe. Ora il discorso qual è? Voi pensate, se arrivate alla fine di una funzione religiosa col concetto di benedizione che è stato poi elaborato dalla teologia, e andate dal sacerdote e gli dite: padre, mi dia la benedizione, e il sacerdote vi dicesse: non ne ho più. Come non ne ha più? E no, l'ho data tutta ai fedeli. Ora voi capite che se la benedizione di ordine spirituale sarebbe una frase veramente assurda al punto da essere ridicola, invece diventa vera, diventa accettabile, diventa credibile, proprio perché per benedizione si intendeva i beni materiali, tutti i beni materiali, quindi tutti i possedimenti. E quindi è per questo che Esaù nutre un forte sentimento di vendetta, perché si sente esautorato di quelli che erano i beni materiali che gli avrebbero, dato la possibilità di vivere in modo molto agiato. E quindi, ovviamente, nutre un forte sentimento di vendetta contro il fratello Giacobbe. Quindi Giacobbe scappa e si reca in Mesopotamia, cioè nelle terre di origini della famiglia. E lì cosa fa? Lì dovrà iniziare a cercare moglie. Intanto Isacco, nelle sue peregrinazioni alla ricerca dei pascoli per i suoi armenti, si trova nella terra di Gerar e lì si ripete ciò che già si era ripetuto con Abramo. Ma andiamo a leggerlo direttamente, così almeno ne prendiamo consapevolezza. Andiamo a leggere nel capitolo 26. Isacco si trova nella terra di Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno a sua moglie ed egli disse: è mia sorella. Egli infatti aveva timore di dire mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, perché essa era avvenente di aspetto.
Quando era già passato un po' di tempo, Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco stava accarezzando la propria moglie Rebecca. Allora Abimelech chiamò Isacco e disse: «Sicuramente questa è tua moglie, e come mai tu hai detto è mia sorella?» Gli rispose Isacco: «Perché mi son detto che non abbia a morire per causa di lei». Riprese Abimelech: «Ma che cosa hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo giacesse con tua moglie e così tu attirassi su di noi una colpa». Cioè Isacco fa esattamente come suo padre Abramo. Mette la sua vita davanti all'amore per sua moglie e quindi preferisce che sua moglie, come dire, si prostituisca, venga presa dagli uomini, dice ma almeno io mi salvo. E anche qui riceve dei doni. In sostanza questa era la morale, si potrà dire che era la morale del tempo, per carità. Io non so se tutti facevano così. Di certo la famiglia di Abramo, i maschi della famiglia di Abramo, non si facevano troppi scrupoli. Cioè pur di salvare la propria vita concedevano la moglie al potente di turno. E questo insomma non mi sembra granché encomiabile. Poi abbiamo la vicenda appunto dell'inganno, quindi Isacco viene ingannato da Rebecca e Yahweh approva questo inganno perché Yahweh non stava dalla parte dei giusti, diciamo degli eticamente giusti, ma stava dalla parte degli astuti, dalla parte di quelli che lui sceglieva, dalla parte di quelli che gli servivano, dalla parte di quelli che erano disposti a fare anche qualunque cosa pur di rispondere ai suoi ordini. Quindi Yahweh, invece di comprendere le esigenze di Esaù e di ristabilire la giustizia, sceglie Giacobbe e gli rinnova la promessa. E la andiamo a leggere. Andiamo a leggere nel capitolo 28 del libro della Genesi. Nel capitolo 28 si dice che l'Elohim Yahweh rinnova la promessa, ma ascoltate bene. Se ricordate ciò che ho detto nel video precedente, avevo affermato che Yahweh promette tutta una serie di territori ad Abramo e conclude dicendo: «E così sarò il tuo Elohim». Cioè io divento il tuo Elohim perché ti faccio tutta una serie di regali, perché dimostro di essere in grado di darti un grande territorio, quindi non perché io sono Dio e perché tu mi devi amare. Qui succede la cosa all'inverso. Qui siamo con Giacobbe, Yahweh rinnova la promessa e sentite cosa dice Giacobbe. Giacobbe fece questo voto: se l'Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare e vesti per vestire, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora Yahweh sarà il mio Elohim. E questa pietra che io eretto come una stele sacra sarà una casa di Elohim, e di tutto quello che mi darai io ti offrirò la decima. Cioè, prima abbiamo Yahweh che dice ad Abramo: io ti farò tutti questi regali e così sono il tuo Elohim. Giacobbe che dice: se tu sei in grado di fare tutto questo, io ti scelgo come Elohim e ti do la decima parte di tutto quello che tu mi darai. Questo è un atto di amore tra un Dio spirituale e i suoi fedeli? No. Questo è un patto commerciale militare tra un comandante e chi decide di stare con lui. È un do ut des. Io ti do dei beni materiali e quindi divento il tuo governatore. Se tu sei in grado di darmi quei beni materiali, io ti accetto come governatore e te ne do la decima parte. La Bibbia in questo è chiarissima. Non ci sono dubbi di sorta. Ma la saga delle stranezze e degli inganni non è mica finita. Giacobbe prosegue lungo la sua strada e arriva appunto alla famiglia di origine, dove trova Labano, della famiglia appunto di Abramo,
figlio di uno dei fratelli di Abramo, discendente di uno dei fratelli di Abramo. Lì cerca moglie. Questo Labano aveva 2 figlie, la più anziana si chiamava Lia, la più giovane si chiamava Rachele. Rachele era bella, Lia no, poverina, dice la Bibbia, aveva lo sguardo spento, tant'è che Labano non riusciva a collocarla, insomma non c'era nessuno che se la voleva prendere. Allora Giacobbe dice a Labano che è innamorato di Rachele, la vuole, e Labano dice benissimo, io ti darò Rachele, però tu lavori per me. Quando si fa il festeggiamento dell'unione tra Giacobbe e Rachele, ovviamente si mangia e si beve, e alla notte Labano inganna, quindi il suocero, inganna Giacobbe e gli mette nel giaciglio Lia. Giacobbe fa quel che deve fare, il mattino dopo si sveglia, probabilmente si riprende anche dai fumi dell'alcol e si accorge che nel letto, invece di Rachele, invece della bella Rachele, c'era la meno bella Lia. S'arrabbia con Labano, dice ma tu mi hai ingannato, bontà loro, e Labano dice ma qui da noi non si usa dare la seconda figlia per prima come matrimonio, si usa dare la prima figlia, quindi quella più anziana. E allora rifanno il patto e Giacobbe di nuovo lavora per avere Rachele che finalmente gli viene concessa. Però Giacobbe decide di rifarsi di questo inganno e quindi, utilizzando delle tecniche che sono ben descritte nella Bibbia, Giacobbe che cosa fa? Giacobbe pascolava gli armenti di suo suocero e attraverso degli incroci fa sì che a lui vengano gli armenti più belli, le pecore più belle, quelle più sane, quelle più robuste. E lui man mano col passare del tempo si arricchisce, finché arriva al punto in cui decide di fuggire. Decide di fuggire perché dice Labano sicuramente non mi lascerà andare via con tutte queste ricchezze. E allora prende Lia e Rachele e fuggono. Nel frattempo però Lia e Rachele avevano avuto dei figli ed erano in netto contrasto tra di loro perché Lia era fertile e Rachele era sterile. Quindi Lia comincia a fare dei figli a Giacobbe. Rachele invece, per avere anche lei diritto a riconoscere di avere una figliolanza, dà la sua serva a Giacobbe, dice giaci con lei partorirà sulle mie ginocchia e quello sarà mio figlio. E quindi l'odio, veramente la rivalità tra le 2 sorelle aumenta e aumenta ancora di più quando Rachele finalmente diventa fertile e quindi anche lei può avere un figlio suo. Allora dicevamo che Giacobbe se ne va con tutto. Ma Rachele che cosa fa? Rachele ruba gli idoli di suo padre Labano. Quindi la figlia inganna il padre, il genero inganna il suocero che a sua volta prima aveva ingannato il genero. Ruba gli idoli, questo ci dice molto. Questo si collega ad altri passi della Bibbia dove si dice che Abramo seguiva Yahweh e invece il resto della famiglia di Abramo seguiva gli Elohim che governavano in Mesopotamia. E mentre Yahweh proibiva di farsi degli idoli, quegli altri Elohim no. Quindi in realtà Labano, la sua famiglia, avevano gli idoli perché loro li potevano fare, così come li facciamo noi, no? Quante sono le famiglie che hanno in casa le Madonnine, Padre Pio, i crocifissi, quel che volete? È esattamente la stessa cosa. Quindi non c'è da stupirsi, non c'è da dire ah ma poveretti quei pagani si facevano gli idoli. Basta andare nelle case dell'Occidente e anche dell'Oriente, sono piene di idoli, quindi il popolo è sempre uguale. Allora cosa succede? Che Giacobbe fugge. Labano se ne accorge, lo insegue e quando si incontrano diciamo che riescono a non combattere e riescono a fare un giuramento. Tra l'altro Labano gli dice io capisco che tu abbia preso le tue mogli, quindi le mie figlie, i miei nipoti, gli armenti che erano diciamo così diventati tuoi, ma perché mi avete rubato gli idoli?
E Giacobbe dice, ma noi non ti abbiamo rubato nulla, perquisisci pure tutte le tende, perquisisci tutte le persone e chi verrà trovato in possesso di quegli idoli verrà messo a morte. L'astutissima Rachele cosa fa? Nasconde gli idoli nella sella della cavalcatura, si siede sulla sella e quando il padre Labano vuole perquisire, lei dice, padre, non mi posso muovere perché mi sta avvenendo ciò che avviene tutti i mesi alle donne e quindi non mi posso muovere. E così lei, diciamo, giustificandosi con le mestruazioni, inganna il padre. Quindi qui siamo veramente come dire, nel circo degli inganni. Il suocero inganna il genero inganna il suocero, la figlia inganna il padre. Insomma, veramente, se ne può fare un esempio, se ne può fare veramente una telenovela di quelle vere, di quelle ricche, di quelle interessanti, dove ognuno bada a se stesso e quindi non, come dire, non si rifà a nessun principio morale, ma fa ciò che gli interessa fare proprio all'interno degli strettissimi rapporti familiari. Ma allora poi cosa fanno? Ho detto che riescono a non combattere tra di loro e allora fanno un patto. Definiscono un confine e dicono che nessuno dei due attraverserà quel confine con intenti ostili verso l'altro e andiamo a leggerlo direttamente e lo andiamo a leggere nel capitolo 31. Labano dice a Giacobbe, ecco questo mucchio e questa stele sacra che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimonio e questa stele sacra è testimonio che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare del male. Ascoltate bene, l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nachor siano giudici tra noi. Cioè due Elohim appartenenti a due rami della famiglia di Abramo fanno da giudici e Giacobbe giurò per il terrore di suo padre Isacco. Quindi cosa significa? Significa che Abramo seguiva un Elohim, il resto della famiglia di Abramo seguiva un altro Elohim e ciascuno dei due Elohim è garante di quel giuramento che viene fatto. Può essere più chiara di così la Bibbia? No. Bisogna fare di tutto per nascondere questa chiarezza. I due garanti sono due Elohim diversi. Tant'è che, prosegue al capitolo 32, alla mattina per tempo Labano si levò, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi partì e ritornò a casa sua. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro i Malachim degli Elohim, cioè quello che viene tradotto gli angeli di Dio. Giacobbe al vederli esclamò: questo è l'accampamento degli Elohim, e chiamò quel luogo Mahanaim. Mahanaim vuol dire due accampamenti. L'esegese ebraica a partire da Rashi dice che erano i due accampamenti delle due schiere che tutelavano i confini da tutte e due le parti. Ancora una volta, più chiara di così la Bibbia non può essere. Ma anche più chiara di così la Bibbia non può essere nel momento in cui racconta tutti gli inganni, tutti i sotterfugi che si mettono in atto all'interno della stessa famiglia, ingannandosi gli uni con gli altri assolutamente senza scrupolo. Devo dire che è veramente una bella famigliola quella che viene scelta da Dio per iniziare il suo rapporto con l'umanità. Certo è che se guardo ai rapporti che vigevano all'interno di questa famiglia, all'amore che c'era all'interno di questa famiglia, non mi stupisco assolutamente se osservo l'attualità dell'amore, fra virgolette, che c'è all'interno delle famiglie, intese come correnti spirituali, correnti religiose che fanno capo a questo libro. Penso alle divisioni all'interno del cristianesimo,
penso alle divisioni all'interno del cattolicesimo, penso alle divisioni all'interno del protestantesimo, penso alle divisioni all'interno della religione ortodossa, e quindi leggendo attentamente la Bibbia tutto questo non mi stupisce assolutamente, ma la saga continua. Ciao, grazie e alla prossima.